Oggi video recensione di questo splendido attrezzo necessario per alcune riparazioni specifiche e per la sostituzione dei condensatori. Acquistato su Amazon, eccolo qua, un bel doppio saldatore, anzi un saldatore a doppia punta. Adesso sconfezioniamo e vediamolo in tutto il suo splendore. Eccolo. Ok. Insomma, abbastanza essenziale. È classico imballo senza istruzioni. Ah no, ci sono le istruzioni. Ok, vediamo cosa troviamo. Vediamo cosa c'è qua dentro. Allora, Anfel 200 saldatore a pinza, 230 volt, riscaldamento a doppio tubo, contatto diretto con componenti, nessun impatto sui componenti circostanti. Qua ci sono grandi promesse. Va bene, proviamo, accendiamo, proviamo e vediamo come va. Proviamo sempre se riesco a sciogliere eccolo qua, il cavo elettrico. Certo, dovrebbe capire anche dove appoggiarlo questo. C'è questa molla all'interno che serve proprio a prendere i condensatori. E qua c'ho qualche scheda da utilizzare dove proverò questo splendido accessorio. Ok. E vediamo come va. C'è un po' di zoometto. Ok. Il saldatore è acceso. Sta scaldando? Sì, sta scaldando. Diamogli qualche minuto e vediamo se tutto funziona come deve. Allora, nel frattempo quello che farei è preparare i componenti con un po' di flussante. Eccolo qua. Qua già inizia a uscire un po' di vapore. Ok. Potrei utilizzare... Ah, qua sta facendo proprio un po' di fumo. Spero che sia normale. Allora. Scioglie lo stagno? Vediamo se tanto si scioglie lo stagno. Sì, lo scioglie. Ok. E adesso possiamo provare. Vediamo se effettivamente è così efficace. Aspetta. Un po' troppo caldo, secondo me. Prima cosa da fare è rinfrescare lo stagno dei componenti prima di procedere. Proviamo adesso. Proviamo adesso. Il problema di questi condensatori, anzi la difficoltà, è quella di toglierli senza distruggere le piste. Questa è la vera difficoltà di questi condensatori. Guarda, si toglie. Condensatore. Cazzo. Sono stato un dito. Allora. Ok. Aspettiamo qualche secondo prima di prenderlo. Rischiostione.
adesso vediamo anche la pista, anche se devo dire che il lavoro mi è sembrato ben fatto. Sicuramente è molto semplice adesso rimuovere questo tipo di condensatori con questo sistema, anche se probabilmente sarebbe meglio rinfrescare lo stagno prima con un saldatore classico e successivamente utilizzare questo, quindi comunque in una prima fase utilizzare un classico saldatore. Non sto forzando tantissimo proprio per evitare di strappare qualche pista. Allora, vediamo se potrei aiutarmi con delle pinzette. Allora, qua ho una bella pinza di quelle. Allora, vediamo se riesco così. Ecco, qua se lo scaldiamo e con questo tiriamo. Vediamo se è il risultato. Là. Il rischio è quello di non vorrei né bruciare le piste né rovinare la PCB. Vediamo se il risultato. Caspita, proprio distrutto il condensatore. Allora, secondo me da solo questo non si può utilizzare. Allora, ecco. Allora io adesso proverei a utilizzare il saldatore, quello classico, per pulire le piste e poi per aiutarmi a rimuovere i condensatori. Stacco questo per adesso, metto in pausa e attacco l'altro saldatore, il classico. Andiamo con la pulizia della treccia. Allora, dai, non è male. La rimozione è venuta discretamente, quindi sicuramente l'attrezzo è comodo, è utile per rimuovere i condensatori. Sì, anche la rimozione, non ho distrutto il condensatore più di tanto, questo sì, ma quest'altro è una rimozione abbastanza pulita. Ok, nuova prova e vediamo che succede. Qua non ho messo nemmeno il flussante. Mettiamo un pochino di flussante. Ok, vediamo adesso che succede. Un po' di stagno fresco da una parte e dall'altra. Ok, lo proviamo adesso. Subito. Ottimo. Proviamo a riattaccarlo. Sì, pure. Sì. È comodo, è un bel lavoro fatto, semplice.
sì, è veloce. Promosso. Prezzo assolutamente promosso. Adesso una prova con i condensatori a foro passante e vediamo il risultato. Allora, vediamo questo qui. Ok, mettiamo un po' di flussante. Ok, e adesso proviamo. Facciamo scaldare nuovamente. Allora, questi tipo di condensatori sono semplici da togliere anche col classico saldatore, però visto che abbiamo questo che è proprio adatto, proviamolo. Arricchiamo, mettiamo un po' di stagno, un po' di stagno se si scioglie. Ok, ok, adesso è a temperatura. Ok, e proviamo adesso a rimuovere. Un po' duro. No. Guarda che si toglie. No, per questi direi che comunque la soluzione migliore rimane il saldatore singolo, perché comunque qua c'è il rischio di far danni. Troppo tempo sopra la piastra. Ecco, 1, 2 e rimosso. Ok, certo mi ha tolto il bello rimosso alla perfezione. È certamente uno strumento comodo quando si vogliono fare delle sostituzioni di condensatori SMD, perché le due punte permettono di ridurre al minimo il rischio di danneggiare delle piste o dei componenti in fase di rimozione o saldatura. Ho già in mente per cosa utilizzare questo strumento in delle riparazioni future. Se il video ti è piaciuto, fammelo sapere nei commenti. Ciao e alla prossima!